Marzo 2026 si apre con un'ondata di novità che sta già facendo discutere tutti i piloti all'interno dei vari slot club, ma anche nei forum di riferimento. Hypercar da competizione, icone e rally degli anni 90, modelli artigianali top di qualità e anche cambi di proprietà che potrebbero modificare il futuro di un marchio storico. Insomma, rimanete fino alla fine perché questa puntata dedicata alle news sul canale Slot Car Tech è forse una di quelle più ricche degli ultimi mesi. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech, il punto di riferimento per chi vive lo slot car racing tra piste, tecnica e pura passione. Questo video fa parte della playlist Slot Car News, dove andiamo ad analizzare e a prendere in considerazione tutte le migliori novità in arrivo dai produttori slot. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da non perdervi nessuna delle prossime novità. RevoSlot ci porta nel mondo affascinante dell'endurance storica con le primissime immagini della nuova Porsche Kremer K8 in scala 1.32. Una silhouette che richiama immediatamente le grandi gare di durata degli anni 90, linee basse, muscolose, inconfondibili. È una di quelle vetture che basta guardare per sentire subito il richiamo della 24 ore e delle grandi sfide dell'epoca. La Porsche Kremer K8 ha lasciato il segno sui circuiti grazie ad un design atipico e a prestazioni solide, simbolo di un periodo in cui la tecnologia e audacia andavano di pari passo. E già da queste prime immagini si nota la cura che RevoSlot ha dedicato all'autenticità delle forme e ai dettagli estetici. Un aspetto interessante? Questa slot car sarà disponibile in due versioni di carrozzeria, corta e lunga, una scelta che piacerà sia ai collezionisti sia a chi vuole ricreare configurazioni specifiche delle gare endurance degli anni 90. Ma veniamo alla pista. Questa K8 si presenta come una nuova promessa di puro divertimento sia per chi corre in analogico sia per chi utilizza sistemi digitali. Con il classico telaio in metallo e un'impostazione orientata alla performance, è un modello che potrebbe regalare sensazioni intense fin dalle prime sessioni. Tenetela d'occhio perché la Porsche Kremer K8 1.32 di RevoSlot potrebbe diventare uno dei modelli più interessanti delle prossime settimane. Dopo aver mostrato la Porsche Kremer K8 RevoSlot ci presenta le prime immagini delle nuove livree della Ford Escort MK1. Un'icona assoluta del rally e delle competizioni europee, una vettura che ancora oggi fa battere il cuore a tutti gli appassionati. Queste nuove decorazioni rendono omaggio a vetture leggendarie, con combinazioni di colori fedeli allo spirito racing degli anni 70. Linee compatte, assetto aggressivo, quella silhouette nervosa che in pista trasmette carattere ancora prima di accendere il motore. È uno di quei modelli che riesce a riportare immediatamente l'atmosfera delle prove speciali e delle gare turismo di un'epoca irripetibile. Dal punto di vista tecnico, RevoSlot mantiene la formula che ne ha decretato il successo. Telaio metallico, performante e meccanica basata su componenti BRM, sinonimo di solidità, precisione e competitività in pista. La Ford Escort MK1 in scala 1.32 di RevoSlot si conferma quindi come una scelta interessante sia per chi ama le gare club sia per chi vuole un modello storico con prestazioni concrete. Scale Auto amplia la sua linea Hypercar 1.32 con una proposta molto interessante per chi ama preparare e personalizzare, il kit bianco della LMB SC63. Un modello pensato per chi vuole partire da una base pura e costruire la propria hypercar su misura. Come le altre vetture di questa gamma, anche questa LMB SC63 combina un telaio flessibile con il supporto motore Anglewinder RT4, ottimizzato per la competizione. Il tutto abbinato ad una carrozzeria leggera, aggressiva, pronta per dominare la pista. La LMB SC63 Hypercar White Racing Kit, riferimento SC6382, rappresenta una piattaforma ideale sia per chi cerca velocità pura, sia per chi ama lavorare di fino su assetti e regolazioni. È il classico modello che permette di sperimentare, testare ed evolversi. Una base tecnica solida, ma con tutta la libertà creativa del kit bianco. Disponibile da marzo, questa Hypercar è pronta ad entrare nei box di chi vuole spingersi oltre. Se siete piloti ambiziosi ed amate mettere mano alla meccanica, questa è una proposta da tenere seriamente in considerazione.
Dopo aver mostrato la LMB SC63, adesso è il turno dell'Alpine A424 Hypercar. Il marchio spagnolo ha condiviso una prima immagine che lascia già intuire le linee ambiziose e lo spirito racing di questo futuro modello. Parliamo di una hypercar moderna, protagonista del mondiale Endurance e destinata a diventare una presenza importante anche in scala slot 1.32. Dalla foto si percepisce un progetto curato con proporzioni aggressive e dettagli che promettono fedeltà al modello reale. Scale Auto negli ultimi anni ha alzato molto l'asticella sul fronte tecnico, quindi le aspettative sono decisamente alte. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita, è probabile che questa Alpine arrivi dopo la Lamborghini già presentata. Noi ovviamente rimaniamo in attesa e non appena sarà pronta a scendere in pista vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Dopo queste due hypercar arriva anche una nuova vettura del segmento GT3. Troviamo infatti la Porsche 911 992, in realtà GT3 numero 5 Fat Turbo, protagonista alla 24 ore del Nürburgring del 2024, riprodotta da Scale Auto in scala 1.32. La livrea è fedele all'originale, il livello di dettaglio cattura perfettamente lo spirito competitivo e la potenza di questa GT3 tedesca. Linee tese, assetto basso, presenza scenica forte, una macchina che in pista si farà sicuramente notare. Dal punto di vista tecnico, la Porsche 992 GT3 Scale Auto monta un motore in configurazione angle winder su supporto RT3, una soluzione che garantisce equilibrio e gestione controllata della potenza. Il telaio è infatti progettato per la competizione, con rigidità e precisione al centro del progetto. Pneumatici racing e cerchi ottimizzati completano un pacchetto pensato per offrire buona aderenza e costanza nelle sessioni più lunghe. È compatibile con piste Ninco, Carrera, Scale Auto, Polycar, quindi insomma pronta a girare praticamente ovunque. La referenza SC6421R è già disponibile in preordine con consegne previste entro fine mese. Una proposta interessante sia per chi vuole aggiornare la propria categoria GT moderna, sia per chi invece cerca una slot car attuale, performante ed affidabile per gare endurance in tutti gli slot club. La primavera 2026 si preannuncia speciale per tutti gli appassionati di rally. Arriva il cofanetto C4612A Colin McRae, un tributo ad uno dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi. All'interno troviamo 3 vetture iconiche riprodotte fedelmente nelle livree che hanno segnato la carriera del campione scozzese. La Ford Sierra Sapphire Cosworth numero 27, la MG Metro 6 R4 numero 3 ed infine la Subaru Impreza VRX numero 1. 3 auto che raccontano un percorso straordinario. Questo cofanetto ripercorre l'ascesa fulminante di Colin McRae, dagli inizi spettacolari fino alla conquista del titolo mondiale. Ogni modello cattura il suo stile di guida aggressivo, spettacolare, sempre al limite, quel mix di talento e coraggio che ha ispirato un'intera generazione di appassionati. Portare queste vetture in pista non significa solo schierare 3 slot car storiche, significa riportare in vita un'epoca del rally fatta di traversi, salti e determinazione pura. Che siate collezionisti o piloti da club, il cofanetto C4612A Colin McRae promette un vero viaggio nel tempo attraverso i momenti più intensi della carriera di un campione che ha lasciato un segno indelebile all'interno del motorsport. La disponibilità è prevista per la primavera 2026, un pezzo destinato a diventare imprescindibile per chi vuole rivivere la leggenda del Re del Rally con stile e precisione. E adesso, legato al marchio inglese, una notizia che riguarda direttamente uno dei nomi più storici del nostro mondo. La Hornby Hobbies Limited ha ufficializzato la vendita del 100% di Scalextric a Scalextric Motorsport Ltd. per un valore complessivo di 20 milioni di sterline. Di questi 8,5 milioni verranno versati immediatamente, mentre i restanti 11,5 milioni saranno pagati progressivamente attraverso flussi di cassa. La finalizzazione dell'operazione è prevista per l'inizio di marzo. La nuova struttura sarà guidata da Mark Brown, presidente di Parbeck Capital Partners. L'obiettivo dichiarato è dare a Scalextric una maggiore autonomia strategica pur mantenendo il supporto operativo di Hornby durante la fase di transizione. In pratica Scalextric avrà capitali dedicati ed una governance indipendente con l'intenzione di accelerare lo sviluppo del marchio, rafforzare le linee storiche ed esplorare nuovi territori legati al motorsport. E per noi appassionati tutto questo cosa significherà?
Potenzialmente molto. Più investimenti possono tradursi in maggiore innovazione, gamme più solide, nuovi progetti e una presenza internazionale ancora più forte. La vera sfida sarà mantenere l'anima di un marchio che ha fatto correre 4 generazioni di appassionati, portandolo allo stesso tempo verso il futuro. Se questo equilibrio verrà rispettato, i primi a beneficiarne potremmo essere proprio noi slottisti. Da Fly Model Car arriva una di quelle macchine che hanno segnato un'epoca, la Ford Sierra RS Cosworth Rally Duvar del 1991. Nel 1991 la Sierra Cosworth era già un riferimento assoluto nel mondo del rally. Larga, piantata a terra, aggressiva, con quell'alettone imponente che dominava la scena sull'asfalto varoise. Una vera bestia da speciale, costruita per affrontare prove dure e selettive. Oggi Fly ripropone questa versione iconica in scala 1:32. La riproduzione è fedele alle decorazioni originali dell'epoca, rispettosa delle linee tese e del carattere muscoloso del modello reale. Per gli appassionati di rally slot, questa è una macchina che parla alla memoria collettiva. Riporta un'epoca in cui si guidava distinto, in cui la potenza bruta doveva essere controllata speciale dopo speciale. Prossimamente disponibile presso i rivenditori specializzati, questa Sierra promette confronti accesi sui nostri tracciati più tecnici. Preparatevi quindi a ritrovare lo spirito del rally nella sua forma più pura. E adesso entriamo nel mondo delle serie limitate di alta gamma. Parliamo della Mercedes-Benz 300 SLS Roadster in scala 1:32 prodotta da Top Slot, il marchio premium di Scale Auto. Questo modello rende omaggio alla versione schierata nel 1956 nel campionato SCCA da Paul O'Shea, una reinterpretazione fedele e curata della celebre Mobile Gas Special, protagonista del campionato Sports Car Club of America. Siamo davanti a una produzione estremamente esclusiva, solo 200 esemplari numerati, ciascuno con certificato di autenticità. La carrozzeria è realizzata in resina ad alta densità, un dettaglio che sottolinea subito l'orientamento verso collezionisti ed appassionati di modelli storici di alto livello. Vediamo però anche la parte tecnica, perché il telaio è il Pan America di Scale Auto in plastica con magneti. Il motore è lo SC 0017C Slim Can da 20.000 giri al minuto, mentre troviamo una corona SC 1113 da 27 denti ed una guida analogica rinforzata SC 1620. Le ruote in plastica integrano dettagli fotoincisi che aumentano ulteriormente il realismo complessivo del modello. È insomma una slot car che unisce anima storica ed impostazione tecnica moderna, pensata più per chi ama la fedeltà e l'esclusività che per la pura competizione. La Top Slot Mercedes 300 SLS in scala 1:32 è già disponibile, un pezzo che difficilmente resterà a lungo sul mercato vista la tiratura limitata. Dopo aver celebrato 30 anni di eccellenza artigianale con la Chrysler Newport Dual Cowl Pateon CJ57, Slot Classic apre un nuovo capitolo della sua storia. E che capitolo! Il marchio spagnolo ha scelto infatti di rendere omaggio ad un'icona assoluta nel motorsport, l'Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato. Una vettura sottile, leggera, essenziale, pensata per divorare chilometri e passi di montagna con eleganza e determinazione. Una vera scuola di guida, come si diceva una volta. Per questa nuova CJ58 Slot Classic ha scelto una versione carica di significato, quella che nel 1963 permise a Jean Roland e a Gabriel Augias di conquistare la leggendaria Coupe des Alpes, una gara durissima, selettiva, dove solo le meccaniche più affidabili e gli equipaggi più preparati potevano arrivare fino alla fine. La produzione sarà limitata a soli 400 esemplari, interamente realizzati a mano. Una serie corta, fedele allo spirito artigianale del marchio, pensata per chi ama le riproduzioni storiche fatte con cura, attenzione e rispetto delle tradizioni. Perché con Slot Classic non si parla di produzione industriale, si parla di pazienza, di precisione, di passione. Ogni modello nasce da un lavoro meticoloso nel solco di un sapere che attraversa gli anni. La CJ58 Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato si candida già ad essere uno dei pezzi più interessanti del 2026. Se amate le slot car cariche di storia con un carattere ben definito, questa è una di quelle da non perdere di vista. NSR prepara il lancio della sua nuova Hypercar 1:32 in arrivo a marzo. Di questa vettura ormai sappiamo quasi tutto, ma oggi ci soffermiamo su un elemento fondamentale, il supporto motore, la vera colonna vertebrale del progetto Hypercar NSR.
Al centro di questa nuova piattaforma troviamo infatti un supporto motore brevettato, autentico cuore tecnico del modello. NSR ha sviluppato una soluzione che permette di installare un motore King a gabbia lunga in configurazione Sidewinder con un'inclinazione minima di 2,7 gradi. Una scelta tecnica precisa, studiata per massimizzare il rendimento, precisione e trasferimento di potenza. Gli offset disponibili sono da 0,75 mm, 1 mm e 1,25 mm e il compound proposto sarà quello classico morbido, medio, duro ed extra duro. Ma il vero salto di livello è nella regolazione. Questo supporto motore offre fino a 7 punti di fissaggio, 2 posteriori, 2 laterali e 3 anteriori, un livello di modularità raramente visto su una vettura di serie nel mondo slot racing. Ogni regolazione diventa uno strumento strategico. Secondo NSR il risultato in pista sarà maggior aderenza, trasmissione più efficiente, meno dispersione meccanica, più velocità in curva. Tradotto, la macchina si potrà adattare alla pista e al pilota. Ed è esattamente quello che cercano tutti gli slottisti che corrono sia nei club sia nelle competizioni più blasonate. A completare il pacchetto troviamo un nuovo materiale a base di fibre di carbonio pensato per garantire rigidità estrema e risposta immediata. NSR insomma rimane fedele al suo DNA Racing, una base seria e evolutiva pronta per essere ottimizzata in funzione del tracciato e dello stile di guida. Marzo si preannuncia un mese strategico per chi cerca una nuova arma per il campionato e noi la seguiremo molto da vicino. Da Avanslot tornano protagoniste le vetture con carattere e questa volta il marchio spagnolo riporta sotto i riflettori una vera icona del rally anni 90, la Peugeot 306 Maxi, una macchina spettacolare, larga, aggressiva, con quella presenza inconfondibile che ha segnato un'intera generazione di appassionati di prove speciali. L'uscita è annunciata per l'inizio di marzo e sono già disponibili 2 versioni in preordine. La versione Monte Carlo del 1996 richiama immediatamente le grandi sfide del mondiale rally, tra asfalti insidiosi e condizioni imprevedibili tipiche di gennaio. La livrea Yokohama invece rappresenta più uno spirito competizione cliente delle maxi degli anni 90, 2 ruote motrici, auto leggere, nervose, pensate per attaccare senza compromessi. Con questa 306 Maxi Avanslot continua il suo percorso dedicato ai modelli rally iconici con una scelta coerente e rispettosa della storia. È una proposta che parla sia ai piloti da club che cercano una nuova protagonista per le categorie rally in scala 1 e 32, sia ai collezionisti che amano riempire la vetrina con pezzi simbolo di un'epoca ben precisa. Le 2 referenze sono già in preordine. Se la Peugeot 306 Maxi vi riporta a ricordi di traversi e controsterzi, oppure se cercate una nuova vettura rally anche all'interno dei club, marzo è più vicino di quanto sembri. Il catalogo 2026 di Avanslot è stato poi ufficialmente presentato e c'è davvero materiale per immaginare tutta la prossima stagione e forse anche qualcosa di più. Per il suo 20° anniversario il marchio spagnolo prepara un anno strutturato trimestre per trimestre, con date di uscita già annunciate modello per modello. Una scelta intelligente, permette infatti agli appassionati di pianificare gli acquisti, ai club di organizzare nuove categorie e a tutti noi di iniziare a pensare alle prossime sfide in pista. Tra i modelli più attesi troviamo diverse versioni dell'Alpine A110, un'icona del rally che non ha bisogno di presentazioni, eleganza, tradizione e piacere di guida si combinano in un modello che potrebbe diventare protagonista nei campionati rally in scala 1.32. Altro nome insomma destinato a fare molta discussione all'interno di ogni club. Sul fronte GT moderno invece arriva la Aston Martin Vantage AMR LM GT3, un modello attuale perfetto per ampliare le griglie GT3 ed attirare chi segue il mondo dell'endurance contemporanea. E non è tutto, Avanslot ha già lasciato intravedere alcuni modelli previsti per la fine dell'anno, abbastanza per accendere la curiosità senza svelare tutto. Aggiungete poi anche possibili sorprese in corso di stagione. Il risultato è un programma 2026 decisamente denso. Il consiglio? Organizzarsi per tempo con i propri rivenditori. In un mercato fatto sempre più di serie limitate e produzioni mirate, aspettare troppo potrebbe infatti non essere la strategia migliore. Una cosa è certa, questo anno celebrativo non sarà un anno qualunque per Avanslot. Slot.it prepara l'arrivo della sua replica della Mazda 767B numero 203, vincitrice della categoria GTP alla 24 ore di Le Mans del 1990.
La carrozzeria riproduce fedelmente la mitica livrea Burlington, simbolo della presenza dominante del gruppo C GTP di quegli anni. Un look iconico che ancora oggi è immediatamente riconoscibile dagli appassionati di endurance. L'uscita è prevista per il terzo trimestre, ma le aspettative sono già molto alte. Si tratta di un modello destinato a conquistare sia i piloti da club sia i collezionisti attenti alla fedeltà storica. I preordini dovrebbero aprire a breve, quindi conviene tenere d'occhio il proprio rivenditore di fiducia. Le consegne si annunciano rapide, ma probabilmente solo per chi si muoverà per tempo. Portare in pista la Mazda 767B in scala 1.32 di slot hit significa rivivere un capitolo importante della storia di Le Mans, unendo precisione storica e sensazioni di guida coerenti con lo spirito endurance. Una vera leggenda pronta a tornare in azione, questa volta sul vostro tracciato preferito. Slot Hit stuzzica poi la curiosità dei piloti mostrando i primi prototipi delle prossime slot car che presto troveremo sulle nostre piste. La cosa interessante è che la casa italiana pensa davvero a tutti. Parliamo di Formula 1 Classic, modelli classici, gruppo C, LMP, GT3 e persino Hypercar, un programma ricco, trasversale, capace di coprire epoche e categorie diverse. Dalle monoposto storiche alle moderne vetture endurance, Slot Hit continua a muoversi su più fronti, mantenendo quella combinazione di precisione, tecnica e competitività che l'ha reso un punto di riferimento nei club e in tutte le competizioni. Per ora abbiamo solo anticipazioni e prototipi, ma le aspettative sono già molto alte. E adesso cambiamo prospettiva. Parliamo di qualcosa che spesso viene sottovalutato, ma che in realtà fa la differenza tra una serata improvvisata e una giornata di gara organizzata al millimetro. Si chiama Race Box ed è una cassetta da slot pensata per accompagnarvi sia nelle serate nei club sia durante le competizioni. E no, non è semplicemente un contenitore, ma una vera stazione di pilotaggio mobile. Noi slottisti parliamo sempre di telaio, assetto, gomme, rapporti, ma raramente parliamo dell'organizzazione. Eppure un pilota preciso parte sempre da una cassetta ben studiata. La Race Box si presenta con una struttura solida, del look sobrio ed efficace. Dentro tutto è progettato per avere ordine, rapidità e accesso facilitato. Nel compartimento superiore trovate infatti lo spazio ideale per il vostro pulsante, per le slot car oppure per accessori più voluminosi come un bench o un saldatore. Se necessario può anche ospitare uno o due moduli aggiuntivi. Nel compartimento inferiore troviamo invece moduli rossi estraibili, perfetti per viti, pignoni, assi, corone, consumabili e piccoli utensili. La modularità è totale. I pannelli divisori sono regolabili, quindi potete adattare lo spazio in base alla vostra attrezzatura. Sotto il coperchio è presente anche una tasca interna per la documentazione che magari vorrete portarvi dietro, setup sheet oppure anche utensili di varia natura. Un dettaglio molto interessante è anche l'illuminazione LED integrata, alimentabile tramite USB-C o power bank esterna. Può essere posizionata in diversi punti così da avere sempre la luce quando lavorate sulla macchina. La chiusura è affidata a un robusto lucchetto centrale. Si percepisce chiaramente che questa cassetta è stata progettata da qualcuno che conosce alla perfezione i paddock. Parliamo anche di numeri. Meno di 2,5 kg la cassetta a vuoto. Dimensioni compatte, 24 cm di altezza, 18 di profondità e 25 di larghezza. È una soluzione adatta sia ai modelli in scala 1.32 sia alle più grandi 1.24, perfetti insomma per gare sprint, endurance o la semplice preparazione a casa. In sostanza non solo una cassetta, ma è un piccolo stand mobile fedele allo spirito più autentico dello slot racing. Preparazione, rigore ed efficienza. Queste ragazzi erano le principali novità di questo inizio del mese di marzo 2026, ma adesso voglio farvi una domanda, voglio sapere da voi quale modello portereste subito in pista e quale invece mettereste all'interno della vostra vetrinetta da collezione. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lo avete trovato interessante e utile, mi raccomando lasciate un like e condividetelo con tutti gli altri ragazzi del vostro slot club. Per chi non lo avesse ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.